Siamo giunti alla fine della stagione aurifera 2021, questa è l'ultima prospezione e per concludere in bellezza io e Luca siamo tornati lungo questa porzione di bedrock roccioso per cercare e si spera trovare le pepite d'oro rimaste. Luca nello scorso episodio ha trovato molto oro, vedremo effettivamente oggi quanto riusciamo a trovarne in questo contesto invernale e gelato. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Nell'episodio di oggi il nostro obiettivo, cioè il mio e quello del mio compare di ricerca Luca Kid70, è quello di cercare le pepite d'oro che probabilmente sono rimaste intrappolate in questa porzione dove affiora il substrato roccioso, cioè il bedrock. Per bedrock non intendiamo nient'altro che la roccia che costituisce le montagne qua accanto, il quale affiora lungo questo rio a causa delle piene. Come vedete la roccia, in questo contesto si parla di un micascisto grafitico, ha questa struttura detta anche foliazione. In sostanza, come i minerali sono messi, influenza notevolmente le possibili trappole. Questa potrebbe essere quindi una porzione aurifera. L'oro comunque si dovrebbe andare dal punto di vista teorico e pratico a concentrare al fondo di questa fessura, o almeno negli anfratti. Dato il clima alquanto ostile in questa giornata invernale, infatti il momento in cui stiamo registrando è il 22 dicembre, pensate, andrò a utilizzare la mia canaletta col tappetino Dream Mat, in maniera tale da utilizzare l'acqua e il fiume come uno strumento di lavaggio, ma toccarla con le mie mani il meno possibile. Luca ha già trovato nel primo piatto notevoli quantità d'oro, si tratta comunque sempre di granuli e pagliuzze. Inoltre il sedimento è anche ricco di altri minerali pesanti quali per esempio magnetite, poco granato e della grafite. La grafite probabilmente deriva dal medesimo bedrock roccioso. Sfrutterò quindi l'acqua del torrente a mio vantaggio, utilizzerò la canaletta e soprattutto, visto che Luca qua ci ha fatto un deposito di scarti grossolani, andrò a sparpagliare questi scarti in modo da fare un imbuto per l'acqua, per la canaletta. E nell'arco giornata andremo a coltivare quelle fessure che Luca ha già iniziato, si è già messo al lavoro. Mettiamoci al lavoro anche noi. Allora ragazzi, ho riempito il primo secchiello, ho deciso di non utilizzare il setaccio oggi in quanto le temperature sono abbastanza polari e non voglio mettere troppo le mani a contatto con l'acqua, se non per lo stretto necessario per raccogliere il fondo delle fessure. Mi sono adoperato oggi con questa spazzola che mi permette di raccogliere la maggioranza delle ghiaie che sono appoggiate al bedrock. Voglio comunque farvi notare un paio di caratteristiche
di questa località in cui stiamo facendo ricerca e del perché probabilmente l'oro vi si è concentrato. Notate intanto come il bedrock, secondo questa sua struttura detta foliazione, si ponga circa ortogonale rispetto al corso dell'acqua durante le piene, come fosse un ostacolo naturale. E inoltre tende a sfoliarsi e proprio in queste microfessure, in questo sedimento, si possono trovare le pagliuzze pepittine d'oro, le quali sono riconducibili a un oro per la maggior parte eluviale, che invece do poco. Se non sapete la differenza tra oro alluvionale e alluviale, vi lascio qua sopra un video in dettaglio che vi spiega tutto. Adesso il mio obiettivo è quello di continuare a estrarre sedimento, passerò nella fessura accanto, man mano vado a svuotare le fessure, le quali per fortuna sono abbastanza agevoli in quanto il micascisto grafitico è una roccia in questo caso molto alterata, friabile, e col piccone si riesce a estrarre facilmente sedimento intrappolato. Terminata questa fessura, lavato i fianchi e raccolto il sedimento al fondo, messo all'interno del secchiello, è ora di spostarci qua a lato e andare a lavare tutte queste ghiaie nel secondo secchiello. I primi due secchielli hanno dato risultati molto interessanti. Si parla probabilmente già di 1/10 d'oro. Qui magari mezzo decimo ogni secchiello. Caspita ragazzi, è un risultato molto interessante. Vediamo nei prossimi minuti se vi fosse una caratteristica chiamata continuità del deposito. Come potete intuire, la parola continuità adoperata in questo contesto significa sostanzialmente quanto effettivamente l'oro continui a essere presente nelle ghiaie man mano che la lavorazione, o meglio detta coltivazione, procede.
Quali? Allora, ragazzi, le ricerche procedono, l'oro continua a uscire, quindi direi che di continuità per ora si parla di un deposito abbastanza significativo. Andremo a pesare successivamente a casa il risultato, ma sappiate che effettivamente siamo molto soddisfatti, intanto per l'ultima uscita di quest'anno, ma soprattutto per la stagione aurifera che finalmente si chiude. Nei prossimi video andiamo quindi assieme a pesare il ricavato totale di tutto quest'anno, tenendo in considerazione circa 180 uscite all'attivo di almeno 4 ore ciascuna, alle volte anche solo per un pomeriggio o una mattina, nelle ore libere in sostanza. In ogni caso è un gran numero di escursioni sul campo, le quali ho condiviso la maggioranza con voi. Spero che vi siete sentiti presenti all'interno delle nostre avventure, il mio e di Luca, ed è per questo che voglio chiudere questo video augurando a voi tutti un buon 2022, un 2022 ricco di soddisfazioni e si spera di oro e anche di gemme. Quindi qui da questo Rio Anonimo, che il prossimo anno come prima cosa dovremmo inventarci una tribuzione, un nomignolo, è tutto. Vi auguriamo ancora un buon anno, ci vediamo alle prossime avventure, ai prossimi video in laboratorio, in studio, e qui è tutto. Ciao ragazzi! Un buon 2022 aurifero a tutti quanti. Buon 2022!